Benvenuti guerrieri della musica, sempre in compagnia del vostro scintillante e ammagliante Electra Bones. Oggi vi porterò con me a scoprire non una canzone ma un intero album, uno dei più importanti della musica rock, un disco che, senza esagerare, ha cambiato la storia del metal e non solo. In un'epoca in cui eravamo ben lontani dal mordi e fuggi musicale, il disco era un momento decisivo sia per l'artista che per l'appassionato che ne godeva interamente. Sì, sto parlando di Kill 'Em All dei Metallica. Ma prima, sigla! Prima di iniziare vi chiedo un bel like, una scossa alla campanellina e di iscrivervi al canale se siete così pazzi da sostenere le mie follie, come fa già James d'altronde. Non so cosa dirti, ma questo canale è fantastico proprio, è incredibile, veramente, ne sa anche un sacco di musica, questo Munzik, è bravissimo, iscrivetevi. Ci troviamo nei primi anni '80. Si è quasi concluso il periodo aureo del rock progressive e si sta esaurendo la fiammata violenta ed eversiva generata dal punk, che ha attraversato soprattutto Inghilterra e Stati Uniti. Sommossa portata avanti da gruppi come gli Stooges di Iggy Pop, Ramones, Clash e Sex Pistols, giusto per citare qualche illustre protagonista. Inoltre, nel Regno Unito da qualche anno si è accesa la fiaccola della New Wave of British Heavy Metal, promossa da band come i Judas Priest, Iron Maiden e i Motorhead. E proprio in questo movimentato, prolifico e caotico panorama musicale si genererà una grande rivoluzione nel mondo del rock e dell'heavy metal. Nel paese dove meno te lo aspetteresti, l'America del rock un po' patinato e da facile classifica degli anni '80. Un paese fortemente legato alle sue tradizioni sonore come il country o il blues, patria della disco music, degli show roboanti, dove gli effetti speciali sul palco e l'aspetto estetico dei musicisti un po' da grande circo la fa da padrone. In questo contesto nasce il bisogno di un ritorno all'essenziale, a una certa musica viscerale e senza troppi fronzoli. Ebbene sì, i tempi sono maturi. Il suono primordiale e istintivo del punk non è più sufficiente. Il suo linguaggio scarno ha già esaurito tutto quello che aveva da dire. Il mondo è pronto per il passo successivo. Una parte di pubblico desidera nuovi stimoli sonori e creativi. L'epicentro di questa rivoluzione musicale si colloca nel nord della California, nella cosiddetta San Francisco Bay Area. E i fautori del cambiamento sono 4 adolescenti appassionati in modo quasi morboso della new wave metal inglese, alla quale appartengono gruppi già affermati come Motorhead e Def Leppard, ma anche di band meno famose come Savage, Blitzkrieg, Angel Witch e soprattutto i Diamond Head di Sean Harris. L'anno da ricordare è il 1983. A luglio viene dato alle stampe Kill 'Em All, il primo album di un gruppo esordiente dal nome suggestivo, i Metallica. Hit to Lights è il nome del primo brano che apre l'album. Accendete le luci e puntatele su questa nuova band, perché le cose là fuori stanno cambiando sul serio. La song era già apparsa precedentemente nel volume numero 1 della mitica raccolta Metal Massacre, della Metal Blade Records. Il pezzo con cui si aprono le danze quindi è la loro prima seria composizione. La song colpisce come un pugno rapido allo stomaco e intende farci capire che qui non si scende a compromessi e ci mostra subito quale sarà il tono che permeerà il loro intero lavoro. La velocità dei Venom si sposa con l'aggressività dell'hardcore punk. Il suono della chitarra di Hetfield è tagliente ma ben definito, la mano precisa e furiosa. Una song con un'orgia di assoli rapidissimi, brevi fiammate, pennellate eccitanti e gustose. La voce di Hetfield risulta ancora acerba e spesso si mangia le parole, ma non importa. Il messaggio arriva comunque al destinatario, forte e chiaro. D'altronde, come dichiarato dallo stesso frontman dei Metallica, il suo desiderio iniziale non era quello di fare il cantante, ma intendeva relegarsi alla sola chitarra ritmica.
Ma visto il fallito tentativo iniziale di trovare un cantante adatto alla band, suo malgrado era stato costretto a insistere in questo ruolo canoro. Per fortuna della band, e un po' anche nostra, aggiungerei io. Eccoci al secondo brano, 7 minuti e 13, una bella e lunghissima cavalcata epica che colpisce il cuore e rende fieri di appartenere al popolo del metallo, accompagnata da un testo biblico. I 4 cavalieri dell'Apocalisse stanno arrivando per annunciare la fine del mondo. Compiamo un passo indietro. A parte il nucleo di ferro, Hetfield e il batterista danese Ulrich, promessa del tennis mancata, l'iniziale formazione di Metallica non era la stessa presente all'uscita di Kill 'Em All. In particolare, il loro primo chitarrista solista stabile era un giovane esuberante, turbolento e dalla forte personalità, un certo Dave Mustaine. Cacciato in malo modo dai Metallica per l'uso eccessivo di alcolici e il suo atteggiamento fastidioso fuori e dentro il palcoscenico. Nonostante non fosse più presente all'esordio discografico della band, Mustaine partecipò alla creazione di molte canzoni presenti in Kill 'Em All. Anche se la quantità e la qualità del suo contributo è stata ed è ancora oggi molto dibattuta. In ogni caso, di tutti i pezzi a cui ha dato apporto creativo, il più famoso è senz'altro questo, The Four Horsemen, rivisitazione della composizione originale che aveva come titolo The Mechanics, brano che successivamente Mustaine riarrangerà pubblicandolo nell'album di esordio della sua band, i Megadeth, con il titolo di The Mechanics, formazione in cui Mustaine ricoprirà anche il ruolo di cantante. The Four Horsemen non rimarrà soltanto il titolo di una canzone, ma diventerà presto anche il soprannome dato ai componenti della band. Ed eccoci arrivati al terzo solco, un'altra bella cavalcata, canzone apertamente dedicata ai Motorhead di Lemmy, gruppo molto amato dai Metallica, come abbiamo detto. Sto parlando di Motor Breath. Qui la batteria di Ulrich fa veramente un grande lavoro. Il giovane è cresciuto tecnicamente e dimostra di avere gran gusto. Non è più il ragazzino che al primo incontro con Hetfield faceva cadere i piatti della batteria suonando e che non riusciva a stare al passo del chitarrista, invece già molto più maturo ritmicamente. In quella prima prova il danese era stato liquidato senza troppe speranze di riuscire a formare una band insieme a James. Ma la sua determinazione e grande passione, come sappiamo, gli ha permesso infine di raggiungere il proprio obiettivo. Anni dopo l'uscita di questo brano, Lemmy ricambierà l'omaggio realizzando con i suoi Motorhead una cover di Whiplash, canzone presente sempre in Kill 'Em All, e vincendo addirittura un Grammy. E quando i tuoi idoli fanno una cover di una tua canzone, vuol dire che sei veramente arrivato. Con la song numero 4 stacchiamo il piede dall'acceleratore e prendiamo tutti un po' di fiato. I nostri ci propongono un brano dal ritmo lento e cadenzato, ma con un riff ipnotico che ti entra dentro, come il trapano gentile di un dentista. È stato il secondo singolo estratto dall'album e forse, proprio per via del suo sound più abbordabile, fu tra i primi brani del gruppo a ricevere una buona promozione radiofonica. Nonostante un testo, lasciatemi dire, poco mainstream. La canzone infatti parla di un demonio che gioisce nel vedere il male che le persone si fanno l'una con l'altra, perché così è sicuro di avere nuovi ospiti da accogliere nella sua dimora infernale. E siamo così arrivati all'ultimo brano del lato A. Personalmente sono convinto che il sound fortemente innovativo, fresco e trascinante dei Metallica debba moltissimo al contributo di quell'incredibile genio che è stato il loro bassista, Cliff Burton. Non è un caso infatti che gli album usciti dopo la sua triste e drammatica dipartita non abbiano, secondo me, la stessa carica originale e lo stesso estro dei precedenti. Indubbiamente, una certa perdita creativa diventa comunque inevitabile dopo aver dato alla luce 3 album, uno più bello e ispirato dell'altro, e dopo gli innumerevoli e sfiancanti concerti eseguiti dalla band in giro per il mondo, per anni, con fitta frequenza.
suonando inoltre un repertorio molto complesso dal punto di vista tecnico e usurante a livello di impatto sonoro. In ogni caso, comunque la pensiate, la conferma definitiva del genio di Cliff si trova in questo strabiliante assolo che occupa la quinta traccia del disco. Un assolo di basso in un album thrash metal è cosa molto rara, ma di questa elevata caratura lo è sicuramente ancora di più. Un ultimo aneddoto prima di salutarci. I Metallica videro Cliff suonare in un club con la sua band del tempo, i Trauma, e ne rimasero molto colpiti, a tal punto da chiedergli immediatamente di entrare nella loro giovane band, ma lui rifiutò. Riproposero la loro offerta in una successiva occasione, ma Cliff rifiutò ancora, stavolta però lasciando aperto un piccolo spiraglio. Avrebbe accettato solo se l'intera band si fosse trasferita da Los Angeles a San Francisco. Non so per quanto tempo i Metallica ci abbiano riflettuto, ma alla fine, pur di averlo in squadra, si piegarono alla sua richiesta e accettarono tutti di traslocare. Questo giusto per farvi capire quanto i Metallica avessero compreso il suo talento. E con questo chiudiamo il lato A dell'album d'esordio dei nostri Four Horsemen, Kill 'Em All. Vi auguro buone feste e vi aspetto al prossimo episodio dove esploreremo insieme il secondo lato di questo indiscusso capolavoro. Non mancate! Electra Bones vi saluta. Stay tuned, stay rock!